C'è un posto nel cuore della notte dove la libertà non si chiede, si balla. Dove chi era invisibile ha imparato a brillare. Parliamo della nascita di un ballo fatto di pose, sguardi, forza e ribellione. Il voguing. Nato dalla comunità LGBT è diventato molto di più di uno stile. Siamo ad Harlem, New York, anni 70. Le persone di colore e latine della comunità LGBT vengono respinte da ovunque, dai locali, dai concorsi di bellezza, persino da spazi queer solo per bianchi. Così nasce qualcosa di straordinario, le Ballroom Houses. Comunità di persone create per proteggersi, sostenersi e amare quando la società ti spinge via. Ogni house aveva una madre e un padre. Spesso erano i creatori o i vincitori delle competizioni di ballo. My name is Angie Extravaganza and I am the mother of the House of Extravaganza. Erano considerati come dei mentori perché li aiutavano sia nel preparare esibizioni e balli, sia nella loro vita. I am Pepper LaBeija, the legendary mother of the House of LaBeija. La prima fu la Royal House of LaBeija, fondata nel 1968 e anche la prima sala da ballo a sensibilizzare sull'epidemia di HIV. Poi arrivarono l'Extravaganza, Ninja, Dupré e molte altre house, ognuna con il proprio stile. Dalle ballroom di New York degli anni 80 inizia a diffondersi in tutto il mondo. Il voguing nasce dal desiderio di essere visti, ma non è solo estetica, è un linguaggio. La danza si ispirava alle pose delle modelle fotografate nella rivista Vogue, ma anche agli esercizi ginnici o ai geroglifici dell'antico Egitto. I voguers sceglievano di impersonare figure esaltando e al tempo stesso sovvertendo ideali di bellezza, sessualità e prestigio sociale. Ogni movimento è preciso, teatrale, carico di orgoglio. Un modo per dire io esisto senza dover pronunciare nemmeno una parola. Il corpo diventa manifesto, la moda un'armatura. Ogni gesto racconta una storia e ogni passo sfida i confini imposti. Willy Ninja, considerato il padre del voguing, mescola moda, arti marziali e danza classica. Per lui il ballo è come un duello. Invece di combattere con i pugni, si sfidano, ma con la grazia. Per chi viveva ai margini, le houses erano molto di più di una crew. Lì imparavano a sfilare, a truccarsi, a ballare, ma soprattutto a sopravvivere. Le house diventano quindi un rifugio. Negli anni 80 l'AIDS inizia a diventare un problema, diffondendosi più rapidamente all'interno della comunità LGBT e di conseguenza anche nelle ballroom. Molti dei ballerini non sopravvivono, ma le house, al posto di fermarsi, trasformano il loro dolore in attivismo. Nascono i Kiki Balls per attrarre giovani nei centri di prevenzione, per offrire cure, ascolto e speranza. Un vero e proprio strumento di difesa contro il marchio sociale di portatori di malattie associato alla comunità. Oh, Superman. You cannot get HIV like that. It's Il obvious. ballo diventa una forma di educazione, di lotta, di amore collettivo. Un modo per dire ci siamo ancora. To know your status. So go get tested. Negli anni 90 tutto cambia. Il documentario Paris is Burning mostra al mondo quella cultura nascosta. E poi arriva Madonna con Vogue. Il voguing esce dal club underground e arriva in televisione, nei videoclip, nelle sfilate. Ma per chi l'aveva creato non era solo spettacolo, era identità, era riscatto. Oggi quella stessa energia vive nei Pride, nei talent show, nelle passerelle genderless. E il voguing continua nelle nuove generazioni come il rituale di autoaffermazione. Esiste proprio qui in Italia un caso in particolare, ossia la B. Fujiko. Lei stessa ha raccontato dell'evoluzione della scena italiana e della sua esperienza in quanto madre delle House of Ninja. Questa è la storia di un movimento che ha riscritto le regole dell'espressione. Dietro ogni posa, ogni sfilata, ogni sorriso c'è una battaglia silenziosa per essere se stessi e per non essere soli. E forse è questo il vero significato del voguing. Non imitare le modelle sulla rivista Vogue, ma mostrare e comunicare con il corpo e con il ballo la propria libertà.